Oggi sono nelle acque della bellissima Sicilia in Italia, più precisamente a Catania, fuori da Porto Rossi, perché nel 2017 Danilo Ciulla, Lillo Pellitteri e Paolo Savoca fondano SPX, un cantiere che già dall'inizio ha fatto parlare molto bene di sé e oggi può essere considerato una realtà consolidata, matura per proporre a chi ama il mare la sua nuova visione del concetto di gommone. Come questo SPX 38. Benvenuti a The Boat Show. Partendo da poppa si notano subito le due grandi plancette, ognuna con la sua scaletta di risalita. Il bracket e le plancette sono un pezzo unico in alluminio, solidale allo scafo in vetroresina laminato a mano con resina vinilestere rifinita con gel coat neopentinico. Il prendisole è una zona particolare su questo battello. È decisamente ampio, sembra quasi quello di un'imbarcazione e non di un gommone. In effetti l'architetto Savoca, prima di disegnare tutta la gamma SPX, ha lavorato progettando yacht e super yacht per grandi cantieri di fama internazionale e la gestione degli spazi di coperta dei suoi battelli, sicuramente ne risente. In navigazione a velocità sostenute, non ci ti tienti bene né puntapiedi. SPX però mi ha assicurato che se un armatore ne sentisse l'esigenza non ci sarebbe alcun problema nel predisporli. Qua potrebbe essere predisposta la terza cabina e no, non dovreste chiudervi dentro, rimarrebbe aperta e chiusa da una tenda. Nella versione entrobordo invece questa zona sarebbe la sala macchine. Sembra che i designer non abbiano voluto scegliere se avere un grande prendisole o sviluppare una zona di net. In effetti, perché dover scegliere se si può avere tutte e due? Il modulo cucina è a centro barca, alle spalle della seduta di comando. Fornelli, lavabo in controstampata, frigo a cassetto da 85 litri e spazio per lo storage o altri optional come in questo caso un ice maker. A coprire quest'area un grande T-top in vetroresina. È rifinito bene nel dettaglio e volendo ci si può persino installare il soffione della doccia che resterebbe a filo. Ai lati del cassero i due passavanti conducono a prua in sicurezza grazie a due tientibene in acciaio. Forse un po' troppo bassi, ma sicuramente utili. Quest'area, dall'inizio del cassero fino al musetto in vetroresina, è stata sviluppata su un unico livello. La cuscineria del prendisole non è recessata, quindi può esserne scelta la dimensione in base alle esigenze armatoriali. La cuscineria fissa per lo schienale del cassero, impianto stereo e dettagli che aumentano ancora di più la percezione dell'accuratezza progettuale ma anche estetica di questo mezzo. E al tramonto si vedrebbe ancora meglio. Gli spazi sotto coperta sono divisi in 3 vani principali, 4, contando anche il disimpegno che vanta un'altezza di 1,95 m. Il primo è la seconda cabina o spazio per lo storage, a tutto baglio, alloggiata sotto il calpestio della timoneria. Il bagno è spazioso, qui il lavabo, il WC e l'area a doccia. Per ultima la zona armatoriale, ampia ma soprattutto ben illuminata. Ok, è tutto bellissimo, ma la cosa importante è il come naviga. Ma cominciamo a farlo uscire in planata. 8 nodi, 10 nodi, 12 nodi. E siamo in planata, 2400 giri minuto per 24 litri per ora a motore. Oggi dietro abbiamo una coppia di Mercury da 450 cavalli l'uno, 900 cavalli quando la potenza massima è con la motorizzazione tripla
3 motori da 450 cavalli, 1350 cavalli. L'entrata di andatura di crociera potrebbe essere intorno ai 20 nodi. In questo momento 21 nodi, punto 3, 3000 giri al minuto per motore con un consumo di 37 litri ora per motore. Però con 900 cavalli questo gommone può fare molto di più. Un'andatura di crociera buona? 25 nodi, se non 30. Ed in effetti a 30 nodi già la musica cambia, la prua scende e il consumo è di 55 litri per ora per motore. Quindi adesso mi sposto con le onde in prua e voglio vedere come le affronta. Come potete vedere dall'alto, dalle riprese dal drone, il Cassaro è spostato abbastanza a prua. Questo ci dà dei pro e dei contro. Beh, il pro è che abbiamo una sensibilità al timone molto maggiore, sentiamo l'assetto della prua e l'incidenza che ha sulle onde. Beh, i contro possono essere che quando c'è tanto mare, si può sbattere con la prua, ma questo sta succedendo ora? No. E in virata come si comporterà? Beh, proviamolo. Abbattiamo a 26 nodi sulla sinistra. La sensazione pilotando questo battello così a prua è particolare perché non sono nel fulcro della rotazione. Non mi dà fastidio. ...900 cavalli a poppa e il cantiere dichiara che con questa motorizzazione possiamo superare tranquillamente i 50 nodi. Quindi io oggi, come sempre, ho due obiettivi. 1, raggiungerli. 2, superarli! Gas tutto aperto. 5200 giri per minuto, 150 litri per ora a motore. Siamo con il mare in poppa. Con l'Active Trim attivo arrivo a 5800 giri per minuto con una velocità di 46 nodi. Consumo 160 litri per ora a motore. Ora tolgo l'Active Trim, provo a mano ad andare a ricercare la velocità massima. 6300 giri per minuto, 170 litri per ora per motore e abbiamo raggiunto la velocità massima di 50 nodi, punto 3. Ragazzi, qua mi sembra di volare sull'acqua, che meraviglia! L'SPX38 è un gommone molto particolare, adatto a chi vuole per esempio passare da una barca grande e si vuole togliere il problema dell'immatricolazione, perché questo è un natante. Prezzo di partenza poco meno di 170.000 euro. Voi cosa ne pensate?